Specialist IT, ciao a tutti! Abbiamo iniziato ormai da un po' di tempo la serie di The Lab. Insieme abbiamo costruito un laboratorio di un ambiente ibrido pressoché completo. Un Domain Controller Active Directory, una Certification Authority on-prem, abbiamo visto come implementare LDAPS su Active Directory e infine come sincronizzare le identità di Active Directory on-premises con Entra ID per ibridare con il cloud la nostra infrastruttura. Questo di oggi però è il video in cui vediamo il primo risultato concreto del nostro lavoro. Proveremo infatti ad accedere ad una cartella di rete su un file server on-prem joinato a dominio da un PC Windows 11 Entra Join. Il PC quindi è joinato direttamente in cloud a Microsoft Entra, non al dominio on-premises. Perché ci tengo tanto che tutto funzioni e ci tengo così tanto a farvelo vedere? Uno, perché l'esperienza sul campo mi suggerisce che in pochissimi sono a conoscenza del fatto che questo tipo di single sign-on è possibile nativamente, out of the box. Perché questo, a mio modo di vedere, è un passo fondamentale nel ridurre la dipendenza dall'Active Directory on-prem, almeno per i dispositivi Windows degli utenti finali. Perché questo era uno degli scopi dichiarati di questo laboratorio, gestire i client in maniera più possibile cloud native senza metterli a dominio. Funzionerà? Vediamolo insieme, partendo dai requisiti e dalla descrizione dello scenario. Iniziamo appunto dai requisiti. Un PC Windows, in questo caso Windows 11, Entra Join, ovvero joinato direttamente ad Entra ID. Ce l'abbiamo. Aver ibridato Active Directory con Entra ID attraverso Microsoft Entra Connect. Fatto. Il PC, per poter accedere al file server, deve essere in visibilità di rete con il domain controller e chiaramente anche con il file server stesso. Attenzione, non bisogna confondere autenticazione con raggiungibilità di rete. Noi ora stiamo testando che un PC non joinato a dominio possa accedere autenticandosi ad un file server di dominio, ma testandolo in questo modo stiamo simulando una situazione ben precisa. Il PC, pur non essendo dominio, è però in rete aziendale. Riassumendo, oggi il nostro utente è in ufficio, ok? Questo che cosa significa però? Che se provassimo a fare questo stesso test da una rete che non sia quella aziendale, di sicuro non riusciremmo ad accedere al server interno, a meno di avere una VPN o altre soluzioni, bla bla bla. Detto questo, facciamo tutte le verifiche del caso, non c'è trucco, non c'è inganno. Non c'è trucco, non c'è inganno. Iniziamo a vedere come si chiama il nostro PC di test. Perfetto, ora verifichiamo che non sia joinato al dominio on-premises itspecialist.local, ovvero la nostra Active Directory di The Lab. Ok, non l'abbiamo trovato, andiamo a cercarlo su Microsoft Entra. Trovato, è lui il nostro PC Entra Joined. Non ci credete ancora? Facciamo la prova del 9 direttamente sul dispositivo, verificandone lo stato di registrazione con l'apposito comando dsrxcmd. Per essere sicuri che lo scenario sia chiaro, ovvero farvi capire che l'utente oggi è in ufficio, vediamo se riesco a pingare il domain controller. E vediamo anche se riusciamo a pingare il nostro file server. Ok, siamo arrivati al momento della verità. Ora, finalmente, dopo mesi di costruzione del nostro lab, vediamo finalmente se il nostro PC joinato in cloud riesce ad accedere senza battere ciglio ad un file server on-premises.
Ebbene sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il primo passo per ridurre la dipendenza da Active Directory e ora possiamo finalmente iniziare a spiccare il volo verso una vera gestione moderna e cloud native dei dispositivi degli utenti. Quindi, in definitiva, su che cosa può fare single sign-on un dispositivo Entra-Joined quando si tratta di risorse on-premises? Al momento sono coperti completamente due scenari. Uno, accesso ad un path UNC su un server membro di dominio, quindi ad esempio il file server. 2, accesso ad un server web di dominio configurato con autenticazione integrata di Windows. Ci sono quindi alcune limitazioni di cui potrete approfondire i dettagli attraverso la solita tonnellata di documentazione che vi lascio qui sotto, in descrizione. Come sempre ho cercato di farvi vedere i punti salienti di tutto quello che serve per ottenere questo risultato. Per arrivarci nella vostra infrastruttura di produzione è necessaria un'analisi approfondita, specialmente a livello applicativo. L'autenticazione applicativa, specialmente se si appoggia su Active Directory on-prem, è la questione in assoluto più importante da smarcare in qualunque progetto evolutivo che coinvolga in un qualche modo l'autenticazione sia utente che dispositivo. Detto questo, cosa ne sarà ora di The Lab? Andremo sicuramente avanti a configurare il nostro ambiente. Autenticazioni forti, conditional access, password protection, enrollment dei dispositivi in Intune, onboarding degli stessi su Microsoft Defender for Endpoint. Insomma, continueremo ad espandere il nostro laboratorio come una città di SimCity. Anzi, lo scopo potrebbe anche essere un pochettino più ambizioso. Tentare di conquistare il mondo. Se, come me, volete conquistare e dominare il mondo del cloud, continuate a seguire questa serie e se non lo siete ancora iscrivetevi al mio canale YouTube o seguitemi su LinkedIn e Instagram. Trovate tutti i miei riferimenti sul blog itspecialist.cloud. Alla prossima, vi aspetto, mitici!